La sera del 21 settembre 1945 io morii. In questo modo inizia questo piccolo capolavoro del 1988 diretto da Isao Takahata per Studio Ghibli, a sua volta tratto dal libro semi-autobiografico dello scrittore Akiyuki Nosaka, pubblicato nel 1967. Dico semi-autobiografico perché lo scrittore stesso scrisse il romanzo come una sorta di confessione. Durante i bombardamenti di Kobe, perse la sorellina per denutrizione e per tutta la vita visse con un profondo senso di colpa. Allora, io non sono una persona che esterna i propri sentimenti. Non che non provi emozioni, non sono una macchina, ma è quasi impossibile sperare di vedermi commuovere davanti a qualcosa. Mantengo sempre la mia freddezza davanti a ogni cosa e carattere. E cosa c'entra col video? Cazzo! Io vidi questo film molto tardi in realtà, circa 4 anni fa. Conoscevo il titolo ovviamente, ma semplicemente non avevo mai avuto la giusta occasione per farlo. Ragazzi miei, il magone che mi lasciò dentro questo film a distanza di anni ancora lo ricordo. Mi spezzò letteralmente le gambe, nonostante sapessi già, a inizio del film, come sarebbe finito, Seita, il ragazzo di 14 anni protagonista, pronuncia una frase che elimina appunto immediatamente ogni speranza di lieto fine. La sera del 21 settembre 1945 io morii. Da quel momento il film diventa tutto un lungo flashback. In questo film tu non troverai eroi, grandi battaglie oppure nemici da sconfiggere, tu ti ritrovi esclusivamente il racconto di questo ragazzo, Seita, e della sua piccola sorellina, Setsuko. I bambini perdono la madre, mentre il padre, ufficiale della marina giapponese, è disperso al fronte. E li vedi girovagare lì, in questi reali scenari che il Giappone e tanti altri paesi hanno conosciuto bene purtroppo. Ci troviamo circa alla fine della seconda guerra mondiale, dopo il bombardamento incendiario di Kobe, appunto. La guerra però rimane sullo sfondo per tutto il racconto, sono le conseguenze che tu vedi per tutta la durata del film. Questi due poveri disgraziati vengono prima accolti a casa della zia, che ho letto molti commenti a riguardo sotto post che parlavano di questo film. Molta gente odia perché questa all'inizio accoglie Seita e Setsuko in casa, ma con il passare del tempo diventa sempre più fredda, li rimprovera perché mangiano senza contribuire, vende addirittura il kimono della loro madre, il loro ultimo ricordo, solo per comprare un po' di riso, e tratta i due fratelli come un peso. La gente ovviamente si incazza, e giustamente direi. In effetti molte sue parole sono crudeli, umilia continuamente Seita. Tutti fanno la loro parte per il paese, chi lavora nelle fabbriche, chi combatte al fronte, chi contribuisce allo sforzo bellico. Tu invece passi le giornate senza fare niente. Fa sentire Setsuko indesiderata, non mostra mai vera compassione, ma ragazzi, giudicarla cattiva è facile per chi ha il frigo pieno, vive riparato in una casa accogliente e la guerra l'ha vista solo nei documentari o in qualche anime. Lei è vittima tanto quanto i due bambini, tanto quanto i personaggi di quest'opera, vittima della fame, di un conflitto inasprito al punto tale da ridurre allo scatafascio l'intera nazione, vittima della paura di non sapere se domani avrà qualcosa da mangiare. Ella rappresenta semplicemente un'altra persona comune, schiacciata da un'inutile guerra. Seita a un certo punto decide di andar via e va a vivere insieme alla sorella in un rifugio abbandonato. All'inizio sembra quasi una piccola avventura, i due bambini trovano un luogo tutto loro, giocano, raccolgono lucciole e cercano di trasformare la miseria in normalità. Qui ti frega il film perché, e scrivetemi se anche voi avete avuto la stessa sensazione, tu vedi uno sprazzo di felicità in quel mare di tristezza e pensi ok, forse ce la fanno, sembra che piano piano stiano riuscendo, non dico a costruirsi una vita, ma almeno un luogo sicuro lontano da quell'orrore. Ma tu lo sai bene, lo sai dall'inizio del film che finirà malissimo, e questo diventa angosciante. Ti chiedi quando e soprattutto come accadrà. Un bombardamento? Una mina antiuomo? Qualche soldato nemico? In realtà tu il vero assassino?
Lo vedi sin dai primissimi minuti. Non si tratta né della guerra né della fame, ma ci arriveremo dopo. Però alla fine ti dici, va bene, so che il ragazzo finirà male, me lo ha già detto, però almeno la sorellina, la piccola, dai. Lentamente però le speranze si affievoliscono fino a scomparire. Quel momento di felicità, per quanto possa esserci gioia in un contesto del genere, inizia a svanire. Il cibo finisce, la fame diventa insostenibile, la società attorno a loro si dimostra sempre più indifferente e ogni tentativo di sopravvivenza fallisce. Qui tu percepisci che si sta arrivando a quello, ti rendi conto a mano che i minuti scorrono, sai che tutto dovrà compiersi inevitabilmente, ma questa parte del film diviene lenta, sempre più pesante, si trasforma letteralmente in un angosciante percorso verso la tragedia. Ragazzi, sapete cosa? Tu hai questa immagine stupenda, parliamo di Ghibli d'altronde, di queste lucciole nella notte che svolazzano, brillando intensamente come tante piccole fiammelle. Come l'umanità che sopravvive nonostante la guerra, le carestie, nonostante il mondo si faccia sempre più buio. Un momento di gioia in quell'orrore. Ricordi di felicità che continuano a brillare anche quando tutto il resto è stato distrutto. Una metafora di energia, di vitalità. Ma poi arriva il mattino e sono già tutte morte. La bambina seppellisce queste lucciole chiedendosi perché debbano morire così presto. Una domanda che ci poniamo anche noi assieme a lei, rivolgendoci ai bambini, vittime innocenti della follia umana. Perché i momenti felici sono destinati a sparire nella loro intensa brevità, lasciando spazio a una realtà così difficile? Cosa ci resta della luce di quelle lucciole? Ve lo chiedo, amici miei, io non sono in grado di trovare una risposta. Cosa resta di quel bagliore così intenso? Nel buio della notte, lucciole e bombe brillano ugualmente, ma quest'ultima al mattino lasciano soltanto morte e distruzione. In una tomba per le lucciole, la guerra è solo il palcoscenico su cui si svolge tutto il dramma. Il nemico, quello vero, come dicevo prima, è quella cosa che trasforma le persone quando la sopravvivenza diventa più importante dell'umanità. È l'indifferenza che prende il posto della compassione. Il momento in cui un bambino non viene più visto come una vita da salvare, ma come un peso da sopportare. La tragedia di Seito Setsuko nasce dall'assenza di gesti di bontà. Nessuno li uccide davvero, ma allo stesso tempo nessuno riesce a salvarli. E questo è il messaggio più amaro del film. Una società non crolla quando cadono le bombe, crolla quando smette di prendersi cura dei più deboli. Quando Seita scopre che la flotta giapponese è stata annientata e che suo padre non farà mai ritorno, ogni illusione si infrange. Per la prima volta comprende che non arriverà nessuno a salvarli. Con ciò che gli resta, compra in fretta un po' di cibo e corre verso il rifugio come se potesse ancora sfidare il tempo. Ma il tempo questa volta ha finto. Setsuko lo accoglie con un sorriso che fa male più di una coltellata. Il suo corpo ormai è consumato dalla fame, ma la sua fantasia resiste fino all'ultimo respiro. Vedete l'innocenza dei bambini? Se solo riuscissimo a essere più bambini a volte, odio, razzismo, violenza, tutto cesserebbe. E invece no. Abbiamo paura del tempo che scorre e della morte inesorabile. Quindi ci affanniamo per imporci, farci notare, conquistare denaro, posizione, fazzoletti di terra. Tutto perché pensiamo che questo ci porterà alla gloria, infischiandocene altamente di chi calpestiamo sotto il peso del nostro stivale, dimenticandoci che alla fine dei giochi verremo mangiati dai vermi come tutte le cose viventi in questo mondo. E allora a cosa sarà servito tutto questo nostro affannarci? Setsuko gioca con il fango fingendo di cucinare, come se bastasse immaginare un pasto per non sentire più il vuoto nello stomaco. Seita le porge un pezzo di anguria, lei ne assaggia appena un boccone, poi si addormenta e non si sveglierà più. Da quel momento Seita non ha più nulla da proteggere, crema il corpo della sorellina con le proprie mani, raccoglie parte delle ceneri e le custodisce dentro quella piccola scatola di caramelle che un tempo aveva conservato gli ultimi frammenti della loro felicità.
Una scatola minuscola, eppure contiene tutto ciò che resta del suo mondo andato in cenere. Qualche giorno dopo, mentre il Giappone prova lentamente a rialzarsi, Seita si spegne in silenzio, seduto sul pavimento di una stazione. Intorno a lui la vita ricomincia, la gente passa, guarda altrove, continua il proprio cammino. Nessuno si ferma. Nessuno conosce il suo nome. Per il mondo è solo un ragazzo morto di fame. Per noi, invece, è il simbolo di tutte quelle vite che la guerra non ha soltanto ucciso, ma che prima ancora ha dimenticato. L'ultima immagine del film è un sussurro che arriva dopo un dolore insopportabile. Seita e Setsuko sono di nuovo insieme. Non c'è più fame, non c'è più paura, restano seduti l'una accanto all'altra, mentre osservano le luci della città brillare nella notte, come se il film ci dicesse che la guerra può distruggere i corpi, ma non riuscirà mai a separare due anime che hanno imparato ad amarsi fino all'ultimo respiro. Una tomba per le lucciole è un capolavoro cinematografico che riesce a raccontare magnificamente cosa sia davvero la guerra senza mostrarla nell'atto. Takahata non ci chiede di piangere per Seita o Setsuko, ci chiede semplicemente di ricordarli, perché una persona muore davvero solo quando il suo dolore viene dimenticato. E finché qualcuno guarderà questo film con gli occhi lucidi, quei due bambini continueranno a vivere, fragili ma impossibili da spegnere.